Una volta installato il motore elettrico nella tua bicicletta puoi andare ovunque, non hai che l'imbarazzo della scelta. E oggi sono in un'oasi in provincia di Venezia. Sono a Valle Vecchia, che è a tutti gli effetti un'isola delimitata sia da acque marine che lagunari e fluviali, qui nel comune di Caorle. Precisamente sono in località Brussa, che è un'area molto ampia. La partenza di questo giro è proprio a ridosso di un ampio parcheggio custodito dove possiamo lasciare l'auto e inoltrarci in bicicletta, ma anche a piedi. Eventualmente è anche possibile noleggiare la bicicletta proprio direttamente al parcheggio. È un percorso ad anello, saranno circa una quindicina di chilometri, completamente pianeggianti, adatto a tutti. È consigliabile una mountain bike per il tipo di terreno particolarmente sabbioso, anche dopo quando si vuole magari inoltrarsi nella pineta. Oggi fa veramente caldo, anche se siamo solo alla fine di maggio, ma qui è già estate. Ho scelto questo periodo, a parte che ha piovuto fino all'altro giorno, ma anche perché, essendo questa una zona paludosa, d'estate qui l'aria è particolarmente afosa, quindi è meglio venirci in primavera o in autunno. Questo è un primo sentiero, un accesso diretto alla spiaggia. Andiamo a vederlo velocemente. In bicicletta non è così facile galleggiare con le ruote. Forse ce la facciamo. Sì. Tutta questa oasi ha una spiaggia di oltre 4 km ed è un raro tratto di costa dell'Alto Adriatico non urbanizzato, ancora integro, ed è protetto da un caratteristico sistema di dune. Ed ecco qua, questa è la cartina che illustra un po' tutta l'area con il parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto, e questo è tutto il tratto di pineta che stiamo percorrendo, che costeggia il mare in direzione di Caorle. Dal centro di Caorle in realtà saremo a un 150 metri in linea d'aria, ma c'è di mezzo la foce dei fiumi che convergono qui, quindi c'è il Nicesolo, un ramo dell'Ivenza, e per arrivare fino a qui quindi bisogna percorrere una quarantina di chilometri. Per chi ama la pace, la tranquillità, la natura selvaggia, questo è il luogo ideale. Tutta quest'area è stata prosciugata e bonificata negli anni 60 e all'interno ci sono dei piccoli insediamenti rurali con le tipiche abitazioni degli abitanti di questi luoghi, i famosi casoni, che ora sono utilizzati come punto d'appoggio per pescatori, cacciatori, ma anche come punto d'osservazione per gli amanti del birdwatching. Adesso ho fatto una piccola deviazione per andare a vedere questa torre, che è appunto una torre di avvistamento. Un posto veramente incredibile. Dopo questa piccola deviazione rientro nel sentiero principale per continuare il giro lungo questa che appunto è un'isola. Il sentiero è molto sabbioso e argilloso e spesso ci sono degli avvallamenti con acqua salmastra. Ecco perché dicevo meglio avere una mountain bike per non rischiare di impiantarsi.
Questa è un'area ideale per osservare tantissime specie di uccelli. Qui c'è l'airone rosso, il germano reale, cigni, gazzette, gabbiani, oche, ma anche tanti animali. Infatti non è difficile incontrare la lepre, il tasso, i ricci, la faina, la volpe, a volte anche il capriolo, e bisogna dire che bisogna fare anche attenzione a qualche serpente. Con un territorio così è molto varia anche la flora. Qui ci sono molte piante erbacee, alberi imponenti, c'è il pioppo, la quercia, il leccio, il salice, un insieme di vegetazione folta e splendente che crea un habitat ideale appunto per molti animali. E qui c'è una piccola altana da dove si può vedere meglio questa zona lacustre, con in fondo i cavalli allo stato brado. In questa parte finale dell'oasi si possono ammirare in lontananza altri casoni della laguna di Caorle e del porto Falconera. Una vista meravigliosa che spazia fino alla chiesetta là in fondo di Caorle. Rientrando nelle prossimità del parcheggio, una piccola pausa. Dai Ivan, birretta? Ah sì, grazie. Eccola qua. E via a scoprire i tradizionali casoni. Qui bisogna inoltrarsi nella pineta in questo spettacolare sali-scendi tra le dune, e qui bisogna fare un po' di attenzione e non insabbiarsi. Alla nostra destra abbiamo sempre il mare, che a quest'ora tra l'altro è meraviglioso, e sulla sinistra la laguna. Molto divertente questo trial tra le dune della sabbia e immersi nel silenzio. Li sto vedendo in lontananza. Ed eccoci arrivati ai casoni. Wow, che meraviglia! Che meraviglia! Che posto incredibile! I casoni erano utilizzati in origine come dimore. Oggi, come dicevamo, sono per lo più frequentati da cacciatori e pescatori. Sono delle straordinarie capanne, in effetti, realizzate con solo delle canne. Venivano riscaldate con un unico focolare al centro, senza canna fumaria, e il fumo veniva, per così dire, filtrato dalle stesse canne che formano le pareti e il tetto. E questo permetteva a tutto il casone di asciugarsi in fretta in caso di pioggia e temporali. E da questi casoni qui c'è una vista bellissima su tutta la laguna, e nelle giornate limpide si possono scorgere in fondo anche le Alpi. Bene, anche questa volta la mia e-bike mi ha portato in un posto incredibile. Per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare, e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.